No, sta ancora. È peggiorato? È peggiorato perché adesso sento il pincante in gola. Ciao a tutti, Ciao. noi siamo a Bari, vicino, esatto, Alle nostre spalle c'è il Teatro Margherita e perché siamo qui, Angela? perché oggi andiamo a pranzo nel posto in cui è nata l'assassina, uno dei piatti tipici di Bari. Esatto, diventato famoso, credo, soprattutto dopo la serie TV. Le indagini di Lolita Lobosco. In realtà è una serie TV, quindi diciamo che questa storia è arrivata al grande pubblico grazie alla serie TV, però prende ispirazione da dei libri. Infatti uno dei libri di questa collana tratta proprio il tema degli spaghetti all'assassina, cioè riguarda un episodio in cui c'entrano gli spaghetti all'assassina. Che sono spaghetti cucinati in un modo particolare che li rende praticamente un po' croccanti, perché non sono cotti nell'acqua bollente, Esatto, vengono cotti direttamente sul fuoco. nella salsa di pomodoro e sono abbastanza piccanti, ecco perché assassina forse. L'obiettivo è che debbano essere bruciacchiati. Poi ci sono diverse varianti, per esempio per calmierare un po' quel sapore piccante spesso si unisce a stracciatella o a latticini, però nel posto in cui andremo oggi, se non erro, perché non ci sono mai stata, scelgono appositamente di non consentire al cliente di aggiungere la stracciatella proprio per preservarla nella sua originalità. Quindi oggi proveremo quella autentica nel posto in cui è nata, E vi porteremo con noi. ovviamente. Andiamo? Andiamo! Ho fame, ho fame. A completamento di quello che vi dicevamo prima, abbiamo fatto un salto nella libreria più famosa del centro città per farvi vedere fisicamente proprio il libro di cui parlavamo. Come si chiama precisamente? Spaghetti all'assassina. Sì, Ed appartiene appunto alla collana Le indagini di Lolita Lobosco e c'è anche l'immagine, sì, della serie TV. con gli attori e tratta diciamo un caso di cronaca nera comunque risolto dalla protagonista della serie in cui c'entrano gli spaghetti all'assassina, da cui deriva il nome, perché credo che ogni libro della collana sia dedicato a un caso specifico di cronaca che loro poi risolvono. Tipo qui ce n'è un altro, gioco pericoloso. Dovrebbe esserci anche uno sulle arance, non so se è qui fisicamente in questo momento, ma me lo ricordo. Uva noir, La ciliegia. lo scammaro avvelenato, che se non erro è un piatto tipico napoletano, lo scammaro, che però qua non è, no, un po' fuori, infatti io lo conosco solo perché ho visto l'episodio in TV della serie e niente, trovatelo, ve l'ho detto. Siamo arrivate al ristorante. Secondo te ci metteranno fuori o dentro? Proporrei dentro, oddio, Forse anch'io proporrei dentro. più che altro, cioè parlo anche da un punto di vista di location, se per esempio dentro sono appesi degli attestati, dei quadri, sempre con riferimento al fatto che loro abbiano inventato l'assassina, può essere più caratteristico, altrimenti anche fuori non è che è male. Siamo entrate. Abbiamo ordinato 2 spaghetti all'assassina. E adesso stiamo aspettando che arrivino. Chissà se nella serie TV loro sono venuti proprio qui a registrare. Non mi ricordo per l'episodio specifico. Però aspetta, forse no. Che era fai da te, nel senso che anche Lolita la cucinava. Sì. Ma mi ricordo che forse era coinvolto un ristorante. Mi ricordo che credo che l'omicidio fosse nel ristorante. Vedi, si precipita nel ristorante vicino a casa sua, dove servono i rinomati spaghetti all'assassina. È un piatto enorme. Angela lo sta fotografando. Aspetta, togliamo questi che... Come vedete devono essere croccanti. Poi la cosa interessante
è particolare è il fatto che siano croccanti perché non sono cotti nell'acqua. C'è molta gente. Sì, è molto pieno. Non credo di aver mai visto altrove un tipo di spaghetto così. Sempre per il bruciacchiato, eccetera. Per quello è tipico. Però una porzione è veramente grande. Dicevi che era meno piccante di un'altra che hai provato in un altro posto. Sì. Allora, per chi è abituato al piccante, questo non è veramente piccante. Per me è ok, perché io non sono molto abituata, non amo particolarmente il piccante. Quindi questo è perfetto. Una domanda. Voi quando mangiate gli spaghetti usate il cucchiaio? Questo è sempre un dibattito. Io no. Neanch'io, mia madre sì. Esatto, perché di solito la tradizione italiana dice che non si dovrebbe fare. Però qualcuno lo fa, però diciamo viene considerato poco italiano. Ma per comodità. Sì. Magari qualcuno lo fa perché nell'arrotolare evita gli schizzi, per esempio. Però vabbè, in questo caso non ci sono schizzi. Si può arrotolare facilmente. Adesso c'è l'usanza anche ai matrimoni di fare nel dopo festa la spaghettata alla sassina. Beh, è carina, è una bella idea secondo me. Uno rischia di essere già molto pieno, però. Dovresti prendere solo una forchettata. Quello che sto per fare io adesso. Una forchettata, come un assaggino. Ora, una cosa divertente. Io e Angela mangiamo molto lentamente, quindi adesso ci metteremo. Secondo te quanto ci metteremo? Allora sono le 13:11. Tanto abbiamo molto tempo. Abbiamo molto tempo, nessuno ci manderà via. Come Angela insegna mai a rendersi. Certamente non di fronte a un piatto di spaghetti all'assassino. Magari qualcuno che vede la foto pensa ma che roba è? Cioè non è qualcosa di particolare, anzi magari possono pensare sono secchi. In realtà sono molto molto buoni e hanno una consistenza particolare e non sono per niente secchi, non li definirei secchi. Cioè, No, esatto. non hanno la salsa di pomodoro, però non li definirei secchi. A me la salsa al sugo non piace molto. Neanche a me. Questo è diverso, cioè è tutt'altro. Esatto, neanche a me piace la salsa di pomodoro eccessivamente, invece così sì. Penso piaccia un po' a tutti la sassina. Anche secondo me, perché penso che più o meno a tutti piacciono gli spaghetti. Noi siamo due persone che non amiamo il sugo, però ci piace molto l'assassino, quindi poi è perfetto per chiunque, se sei vegano per esempio, Esatto. se sei vegetariano. Alla fine è un piatto anche molto economico. Per farlo, le materie prime hanno un costo basso. Esatto, no, nei ristoranti non costa poco, costa come un primo normale, come per esempio le orecchiette con le cime di rape. Dopo farò la scarpetta con il pane, perché in Italia, nei ristoranti, almeno nel sud Italia, danno anche il pane, diciamo gratis, in realtà è incluso nel prezzo del coperto che poi pagate. Magari qui il pane è utile anche se qualcuno non sopporta il piccante e vuole smorzare un po'. Sono le 13:33 e il mio piatto è quasi terminato, e quello di Angela anche quasi. Voi quanto tempo ci mettete per mangiare un piatto di pasta? Quello era abbondante. No, era abbondantissimo. Momento scarpetta. Anche se avanza poco. È vero, perché non c'è molto sugo. Esatto.
Allora, aggiornamento per Ho cambiato idea sul piccante, l'ho trovato tutto alla fine. È meno piccante di un'altra che hai provato in un altro posto. Sì. Angela sta soffrendo in questo momento, sta lacrimando a causa del piccante. Devo essere sincera, io non l'ho trovato. Continuo. Piange, Angela piange, però ha finito il suo piatto. Forse avrò trovato un pezzo di peperoncino intero. Secondo me sì, perché sta veramente piangendo e io non sono una persona che regge bene il piccante, non lo reggo per niente bene, però non ho avuto questa esperienza. No, sta ancora. Ma peggiorato? È peggiorato perché adesso sento il piccante in gola. Allora, abbiamo appena pagato il conto, non faremo il gioco di quanto abbiamo speso, no, però in generale cosa ne pensi di questa pasta all'assassina, spaghetti all'assassina? Allora, mi posso esprimere anche facendo il confronto con l'altra che ho provato. Allora, di primo acchito, quando ho assaggiato quella di oggi, avevo subito nutrito una netta preferenza per l'altra, per quella che avevo già provato qualche mesetto fa, perché comunque quella aveva la stracciatella, quindi c'era questa aggiunta che comunque gli dava un tocco diverso. Però devo dire che mentre mangiavo quella di oggi il mio giudizio è migliorato man mano, perché pur non avendo la stracciatella ed essendo una porzione molto abbondante, non stufava. È vero, considerando che entrambe non amiamo particolarmente il sugo, la salsa di pomodoro. La salsa che, quella per ballare sì, quella ci piace. Vi ho detto non amiamo la salsa, dovevo intervenire per forza. Allora, in generale sì, non ci ha stufate, il che è una cosa molto positiva, quindi approvata. Vi consigliamo di provarla. Magari, ripeto, cioè per me la stracciatella gli dà un tocco gourmet, quindi io comunque sono a favore della stracciatella. Però dopo l'esperienza di oggi posso dire che anche una sassina senza stracciatella comunque mi piace, la gradisco e sono in grado di mangiarne una porzione comunque molto abbondante senza stufarmi. Sì, io devo provarla ancora, quella con la stracciatella. Oggi è andato tutto bene fino agli ultimi 2 minuti, dove non so che cosa è successo, probabilmente tutto il piccante era concentrato lì, io avrò mangiato un peperoncino intero senza accorgermene, ma stava piangendo, sono arrivate le lacrime nel ristorante, la gola in fiamme, però non per questo mi sono arresa. No, Avevo anzi, finito, però abbiamo finito, sì. Noi vi ricordiamo anche che con Angela ho realizzato un altro video recentemente, che vi lascio come sempre in alto nella card o in descrizione, e quindi mi raccomando, se volete vedere Angela ancora una volta in un altro video, non dimenticate di guardare anche quello. Angela, adesso dopo il pranzo ci andiamo a prendere un caffè? certo, È un po' strano perché Angela è seduta. che non gioca molto a mio favore, quindi stabiliamo un'equità perché altrimenti ci perdo. Angela, come sempre, alla fine di ogni video Vi ricordiamo che per avere aggiornamenti sulle nostre pubblicazioni dovete iscrivervi alla newsletter. perfetto. Angela è nata per fare questo. Mica mi aveva detto lei cosa dire. Mai. Esatto. E anche per ricevere materiali gratuiti, esclusivi sull'attualità, la grammatica italiana, varie curiosità. E ovviamente non dimenticate di seguire l'Ernamo anche su tutti i social e visitare il sito web lernamo.com per le trascrizioni scritte, quindi gli articoli dei video che pubblichiamo su YouTube. E per aggiornamenti sui video in cui ci sono io, lo ripetiamo. Oh, che meraviglia! Guardate che meraviglia!